Ciao a tutti amici, benvenuti in questo contesto dove ormai ogni tanto mi faccio trovare, che è Musical Store 2005. Ringrazio come sempre Antonio e Donato che mi stanno dietro durante queste registrazioni, mi aiutano, andiamo a mangiare, pagano il caffè, insomma tutta una serie di cose. Non mi fanno mai pagare e niente, vogliono pagare sempre loro. Vabbè, insomma, usanze, diciamo locali benvenutissime, diciamo. Però, insomma, prima o poi riuscirò a pagare un caffè. Ma a parte questo, oggi sono qua con il Medeli SP201 Plus. Esatto, perché solo che è scritto piccolo Plus. Allora, diciamo che al di là di tutto quello che sono le questioni del Bluetooth, delle opportunità, diciamo, di registrazione per studiare e tutto il resto, io come al solito mi occuperò della parte che ritengo, per quello che riguarda il mio canale, la più importante, cioè il fatto di come suonano gli strumenti e quale possa essere poi un eventuale utilizzo professionale o comunque in studio, creativo in generale, ecco. Allora, diciamo questo, diciamo che prima di tutto l'introduzione l'ho fatta di nuovo, come oggi è successo per gli altri video, con questo Ibanez Fretless 5 corde, che devo dire è veramente molto bello, nel senso, chiaramente poi metterò tutti i link in descrizione di tutti i prodotti, nel link trovate direttamente il collegamento con il prodotto e se lo acquistate tramite quel link chiaramente date una mano anche al canale e molto spesso quando escono questi video di questi prodotti ci sono anche dei prezzi insomma molto spesso vantaggiosi in quel momento, quindi insomma se vi interessa come dicevo fate un favore a tutti. Comunque mi è piaciuto soprattutto perché vabbè chiaramente si attiva volendo questa equalizzazione con la quale veramente si va un po' dappertutto, tra i pick up, l'equalizzazione, miscelando un po' tutto, ma la cosa in particolare che mi ha lasciato veramente bene è non lo so, cioè la tastiera, la comodità, è veramente uno strumento bellissimo. Infatti, vabbè, insomma, è uno strumento comunque di fascia medio-alta per i Ibanez, insomma. Tornando poi invece al protagonista di questo video, il Medeli SP201 Plus. Allora, ci siamo resi conto subito di una cosa mentre registravamo io e Antonio, che sentendolo così in cuffia mentre lo si suona, bisogna farci un po' magari l'abitudine con la tastiera, quindi all'inizio si sta, chiaramente il primo impatto con questi strumenti è sempre un impatto che riguarda sia il suono che la sensazione che si prova suonandolo, no? Quindi a volte è fuorviante perché non è detto che una tastiera risponda immediatamente come si vuole, no? Questo lo dico anche così, è un po' un consiglio, tra virgolette, se posso permettermi. Molto spesso si va in un negozio, si fa così, dice no, non mi trovo. Ci vuole un po', secondo me, ormai, ce ne sono tantissimi di prodotti, no? Quindi ci dobbiamo ogni volta riabituare. Secondo me vanno provati un po' di più. Però in generale diciamo che qui per esempio all'inizio ho detto ma non lo so, poi in realtà suonandoci mi sono accorto che per esempio la tastiera ha una bella risposta e un bel legame col campione. Campione che lì insomma come spesso succede in queste fasce di prezzo siamo intorno ai 4 e... siamo sui 4,40. Questo qui è uno strumento che quindi partecipa a quella ondata di prodotti che ci sono in produzione, che sono più o meno tutti su questa fascia e hanno tutti cose in più, cose in meno, le casse che suonano meglio, le casse che suonano peggio, qualche possibilità in più. Questo per esempio ha la Brillance, come si dice qui, a portata di mano, che per esempio è una cosa carina perché magari si fa una serata in un contesto dove c'è bisogno di un pochino di pungere un po' di più e si fa così facilmente. Poi adesso faccio una cosa brutta, come faccio sempre, ve lo faccio sentire dalle casse tramite questo bellissimo HG 414, sì. Non ha fatto niente.
a schiarire. Per farvi sentire che comunque le casse sono potenti, hanno una bella uscita, è bello da vedere, è solido, ecco, quella è una cosa che si nota subito. Parlo di questi argomenti perché sono poi le differenze che ci sono fra i vari modelli, no? Il suono vi deve piacere prima di tutto e poi anche come sono fatti, la solidità, la costruzione, diciamo, generale dello strumento. Questo sembra avere un'aria abbastanza piantata per terra, solida, insomma. Ecco, allora, chiaramente quello che viene da pensare, vabbè, sei in un negozio, stai facendo, diciamo così, pubblicità a uno strumento. No, io parlo raramente male degli strumenti, cerco sempre di trovare dentro l'aspetto positivo, cioè quello per cui si può utilizzare, e dopo un po' che ci suono dico la mia, perché il primo impatto è una cosa, poi quando ci si suona un po' si trovano delle sfumature. Questo per cambiare i suoni ce ne sono un po' per ogni categoria. Pianoforti abbiamo questo un po' più rock, questo sembra più loudness, c'è questo e poi c'è un classico honky tonk. Poi ci sono i piani elettrici. Ecco, questo non è malissimo. Allora, perché dico che non è malissimo? Perché normalmente in questi prodotti è difficilissimo, a parte nelle aziende, diciamo, conosciute, che tanti anni fa hanno capito quanto fosse importante il piano elettrico, un piano elettrico ragionevole, che sia un Wurlitzer, che sia un Rhodes, quello che volete, in uno strumento come questo è fondamentale, perché nel momento in cui io voglio quel tipo di sound, già solo che sia ragionevole il suono già va bene, non so come dire, qui c'è anche un clavinet. Poi ci sono delle cose, degli organi, ma questi vabbè lascerei perdere. Invece i synth classici ce ne sono un po', archi, synth strings e cose del genere. Poi ci sono questi others che sono le classiche marimba e tutte quelle cose lì, ma in questo caso questi pianoforti, a mio parere personale, dovrebbero avere un buon piano e un discreto piano elettrico. Questo ha un buon piano, secondo me, perché una cosa che sto notando è che magari non ha inizia la nota e si ferma un po' al decay veloce all'inizio, però la nota ha un corpo, io con queste cuffie ho l'abitudine, ha abbastanza corpo la nota, quindi la sensazione del pianoforte un po' la dà, no? All'inizio stavo dicendo che una cosa che avevamo notato io e Antonio è che in registrazione poi riascoltandolo ci sembrava meglio. Questo capita anche perché mentre si suona ci si aspetta una cosa dal piano, no? E poi a volte questo capita anche live. Io faccio spesso dei live dove mi trovo davanti degli strumenti che non ho mai suonato, soprattutto quando sono in giro nei festival all'estero. Quando mi capita quella cosa lì, mi capita di pensare, no, stasera con questo affare qua non ce la farò mai, insomma, non riuscirò a fare quello che voglio. Poi magari sento una registrazione da due, il mio sforzo per cercare il suono e la tastiera, che in realtà era molto meglio di quello che io stavo immaginando, portano poi a un risultato migliore di quello che ci si aspetta. Ora ditemi voi ci si possa aspettare. Adesso ho fatto un casino, mi sono incasinato, mi sono avventurato in questioni verbali che mi hanno messo in difficoltà, ma
quello che volevo dire è, se ne volete scrivermi nei commenti che sto dicendo delle stupidaggini, fate pure, tanto voglio dire, non è un problema. Però ci sono dei problemi di campionamento qui. Ma in questi modelli qua, di questa fascia qua, ancora non ne ho trovato uno che quando suoni qui queste cose funzioni. Cioè, è rarissimo. Questo c'ha di buono che anche a questa natura un po' diversa dal solito. Il suono è un po' particolare. Comunque, vabbè, io vi dico, aprendolo un pochino, può diventare anche vagamente pop. Poi ci sono delle alternative già un po' più brillanti. Insomma, ripeto, le casse sono molto potenti, suonano bene, è bello solido. La tastiera, secondo me, può andare bene anche per studiare, perché poi questi strumenti così economici di solito hanno un po' anche quella veste lì, no? Quella magari didattica, dello studio, E che dire di altro? Niente, che probabilmente fa altre 800.000 cose che io non ho detto, ma questo, come sapete, è un problema del mio canale, quindi se volete sapere cosa fanno tutte queste cose, che probabilmente sono sempre le stesse, cioè registrare il MIDI delle cose che si suonano e suonarci sopra e tutte quelle cose lì, potete tranquillamente cambiare canale, diciamo. Però, in ogni caso, spero di avervi fatto ascoltare perlomeno il suono di questo pianoforte, la dinamica. Ormai è un po' che sono riusciti a fare questa cosa. Anche nei pianoforti di fascia bassa, questo è importante, è difficile sentire proprio il gradino, quello che sembrano due pianoforti diversi, perché il campionamento, adesso bene o male, su questa si sente un po' di più, però sentite che si sente, ma non è una cosa invadente, ecco, insomma, fanno un buon lavoro con i campioni. Il suono vi deve piacere, come sempre è una questione di gusti, quindi vedete voi qual è la sensazione che vi lascia, insomma. Poi ne ho fatti tanti di video su questa fascia di prezzo, quindi magari andate da uno all'altro e vedete quello che può fare al caso vostro. È importante l'aspetto delle casse, e in questo caso ho sentito un buon suono uscire dalle casse, come sempre. Ultima cosa, poi vi lascio: quando i suoni escono dalle casse sono più caldi, perché insomma lo chassis e tutto il resto, il cono in sé già scalda il suono, quindi se lo usate in casa avete una sensazione molto più gradevole di questo. Io vi faccio sentire questo perché io ci vedo sempre l'opportunità di andarci su un palco con questi strumenti, no? Che sono economici, ma che magari uno, se comincia a prenderci la mano e fa un po' di rock and roll, alla fine si fa sentire, fa il suo. Quindi niente, ringrazio Antonio, ringrazio Donato, ringrazio Musical Store 2005, lascio sotto in descrizione chiaramente i link per raggiungere questi strumenti nel loro store. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al mio canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com, dove trovate tutte le categorie, dove ci sono tutte le tastiere divise per tipologia, e anche lì ci sono anche le mie canzoni, i miei libri, tutte le mie cose, e basta, niente, tutto qua. Medeli SP201 Plus, provatelo, pensateci e ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao.